Bene, ora che hai visto come eseguire la manutenzione della catena, passiamo a dare uno sguardo all'interno della motosega per vedere gli altri pezzi che potrebbe essere necessario cambiare. Qui davanti a me ho una Magma E150 LM, articolo 317, ma quello che andremo a vedere vale anche per il modello Magma E100 LM, articolo 316. Per comodità ho già rimosso tutte le viti della scocca, in modo da farvi vedere cosa abbiamo all'interno. Vi basterà utilizzare un cacciavite a croce per svitare le viti che chiudono la copertura e quelle per rimuovere la protezione della mano. Andiamo quindi ad aprire la motosega. Nel rimuovere la scocca è importante stare attenti a non tirare i cavi o altri componenti all'interno per evitare di rovinarli. Iniziamo dai contatti della batteria. Questi, per essere rimossi, hanno bisogno di essere dissaldati. Sono collegati direttamente alla scheda di controllo della motosega. Qui, nella parte alta, abbiamo lo schermo LED. Questo è facilmente sostituibile rimuovendo il cavo tramite l'apposita presa. Andando avanti abbiamo tutti i cavi che collegano la scheda di controllo al grilletto di accensione e al motore. Questi cavi, come potete vedere, sono dotati di clip rapide, quindi è molto facile sostituire i vari componenti e separarli dagli altri. Vi mostro un dettaglio del grilletto. Rimuovendolo delicatamente facendo leva con un cacciavite, possiamo notare che viene utilizzato anche come fermacavo, quindi nel caso in cui venga sostituito è importante riposizionare prima tutti i cavi e solo in seguito riposizionarlo. Nel caso in cui dovessi sostituire invece il grilletto o il tasto di blocco veri e propri, è un'operazione facilissima. Come puoi vedere basta rimuoverli e al loro interno ci sono le relative molle. Se uno dei due pezzi dovesse rompersi, basta rimuoverli entrambi e riposizionare prima il tasto di blocco e poi il grilletto principale. Così. Passiamo ora alla tanica dell'olio. Come puoi vedere, nella parte frontale della motosega abbiamo la tanica per l'olio lubrificante. Questa può essere rimossa svitando le due viti che sono accessibili solo una volta rimossa la scocca. Bene, a questo punto abbiamo accesso anche al tubo di mandata dell'olio. Qualora questo dovesse rompersi, è necessario aprire, come hai visto, tutta la motosega per arrivare in questo punto e sostituire il tubo. A questo punto vediamo insieme la parte principale della motosega, ovvero il motore, il cuore del prodotto. Nel caso in cui dovesse essere necessario sostituirlo, dovrai eseguire tutti i passaggi visti finora e quindi aprire interamente la motosega, sganciare la tanica dell'olio e a questo punto puoi andare a scollegare i cavi del motore e rimuoverlo completamente dalla motosega. Ovviamente va rimossa prima anche la lama. Ti faccio una precisazione: ci sono dei passaggi che sono un po' complicati da eseguire e nei quali rischieresti di rompere i ricambi che stai utilizzando. Ad esempio, il tubo di mandata dell'olio. Nella sostituzione del tubo devi stare molto attento a non pizzicare o forare il tubo utilizzando altri attrezzi. È un'operazione un po' complicata da svolgere e quindi se usi degli attrezzi per spingere il tubo all'interno della sua sede, stai attento a non rovinarlo. Può sembrare una banalità, ma il passaggio più importante è proprio la chiusura della motosega una volta effettuata la manutenzione o la sostituzione dei pezzi. È infatti importante stare molto attenti a non pizzicare i cavi tra i due lati della motosega nel momento in cui si va a richiuderla. Quando vai a riposizionare la tanica, presta molta attenzione a che il tubo non venga schiacciato. Esegui questa operazione con cura e con calma. Bene, ora che hai visto come eseguire una manutenzione completa della tua motosega, puoi scegliere se andare avanti e vedere altre funzionalità del prodotto
Se ti interessano invece gli accessori puoi premere sull'altro tasto oppure puoi andare a vedere dove raccogliere altre informazioni su questo prodotto.